naked, compatte, in listino a meno di 10.000 euro. E questo è l'argomento della nostra prima comparativa del 2023. Questa volta ci dedichiamo a un segmento davvero molto importante che proprio quest'anno ha subito una vera e propria accelerazione tecnologica. Costruire moto come queste è davvero molto complicato. Da una parte occorre avere grandissima attenzione ai prezzi, perché in questo caso qualche centinaio di euro di differenza sul listino possono veramente indirizzare la scelta del motociclista. Dall'altro bisogna avere anche un occhio di riguardo verso l'evoluzione tecnologica che sta arrivando dirompente anche tra queste moto, tra virgolette, economiche. E qui ragazzi, attenzione, si fanno anche i numeri quelli veri, basti pensare che 4 delle moto presenti a questo confronto sono nella top 30 delle moto più vendute nei primi 4 mesi del 2023 e quelle che non ci sono semplicemente perché ancora non erano arrivate sul mercato. Come sempre più spesso accade, anche questo segmento è diventato molto liquido perché ci sono tipologie differenti di motore, anche se il bicilindrico in linea la fa quasi da padrone, ma soprattutto una gamma di cilindrate che va da 649 a 799 cm3, con potenze dai 67 ai 95 cavalli. Una partita dal risultato scontato? Non proprio, perché andando a guardare prezzi, dotazioni, ma anche dimensioni e guida, nessuno può dirsi il dominatore. Certo è che la sfida si è fatta davvero molto agguerrita per l'arrivo di nuove protagoniste che hanno, è vero, alzato l'asticella della tecnologia, ma inevitabilmente hanno anche alzato quella dei prezzi. Sarà quindi la moto più potente a primeggiare, quella più leggera, oppure quella più tecnologica, oppure quella che miscela al meglio tutte queste caratteristiche? Beh, le nostre pagelle sono calde. Adesso diamo il via alla nostra comparativa e andiamo a conoscere una per una le protagoniste di questo confronto. Come ben sapete è nostra abitudine mettere tutte le ciclistiche alla pari durante le nostre comparative e quindi dotare le moto del confronto degli stessi pneumatici. Questa volta a supportarci è stata Michelin che ci ha fornito la sua Power 5 in misura 180 per alcune moto e 160 posteriore per Hornet e Z650. Prodotto sportivo stradale della casa del Bibendum, devo dire di alto livello, bimescola sia anteriore sia il posteriore, il posteriore con la tecnica 2CT Plus, ovvero con la mescola rigida che si infila sotto quella morbida alle spalle per avere più omogeneità di utilizzo, e la primissima impressione è quella di un prodotto che ha elevato la qualità di tutte le ciclistiche presenti al confronto. Questo perché stiamo parlando di moto tra virgolette economiche, per cui il primo equipaggiamento a livello di pneumatici spesso viene un po' come dire tirato via con prodotti di seconda fascia oppure magari un pochino economici. In questo caso stiamo parlando di un prodotto assolutamente premium che è veramente fatto fare il salto di qualità. Il consiglio quindi da qui che vi posso dare è: magari il budget della moto è quello che è, quindi compratevi pure la moto che volete, ma non risparmiate mai sugli pneumatici, sempre materiale premium, perché questo fa sì che la vostra moto funzioni sempre molto meglio. Contestata, discussa, di sicuro la nuova Honda Hornet non ha lasciato indifferenti gli appassionati del calabrone, ma come sempre più spesso accade, i social rumoreggiano, ma i numeri contano. La dimostrazione che Honda ci ha visto giusto arriva proprio dal mercato. La Hornet è schizzata nella zona calda della classifica delle vendite con ben 911 unità vendute nei primi 4 mesi dell'anno, ottava moto più venduta in assoluto e di gran lunga la più venduta del segmento. Piccolo richiamo tecnico. Il bicilindrico in linea da 755 cm3 con fasatura a 270 gradi offre 92 cavalli e 75 Nm di coppia. Della dotazione fanno parte l'acceleratore elettronico ride-by-wire con 4 mappature motore, il controllo di trazione, il leveraggio progressivo e la forcella a steli rovesciati. Insieme a Kawasaki è quella con la sezione minore del pneumatico posteriore.
Per la Honda Hornet ha optato per un 160/60. Voglia di agilità? Staremo a vedere. Dimensioni e abitabilità stanno a metà tra le grandi KTM Suzuki e le piccole Z650 e Yamaha. La sella però è tra le più basse, solo 795 mm da terra. Sulla bilancia Honda dichiara 190 kg in ordine di marcia. Prezzo 7.990 euro, ma attenzione, guardatela bene, la moto che abbiamo in prova con Sport Pack e terminale di scarico SC Project arriva a 9.548 euro. Sicuramente è una delle più nuove, una di quelle che, come dicevo, hanno un po' alzato l'asticella della tecnologia e anche delle prestazioni. All'atto pratico, devo dire, una moto con una buona ergonomia, mi piace abbastanza la triangolazione sia alla pedane manubrio. Il manubrio un po' esilino da vedere, non ti dà l'impressione di premiumness, diciamo, quando ce l'hai sotto gli occhi. Posizione, dicevo, buona. La moto mi sembra un pochino seduta, un po' scarica sul davanti, è una delle più agili in assoluto nei cambi di direzione, un po' per il 160, ma anche perché davanti è bella leggerina, quasi al limite di volere un ammortizzatore di sterzo, almeno con le Michelin Power 5. Motore fa un po' in piccolo quello che fa KTM, ovvero buona coppia sotto e bel carattere agli alti regimi, tutto un pochino più ridimensionato rispetto per esempio a quello della 790 Duke. Cambio, secondo me, è uno dei migliori in salita e soprattutto in scalata, ottima frenata. Le sospensioni le avrei preferite con un filo di sostegno in più, perché nelle situazioni di liscio nessun problema, quando la strada comincia a essere un pochino rovinata c'è un po' di disarmonia dietro, comincia a pompare, si muove un pochino la moto. Mappature non male, però la Sport secondo me un po' troppo di risposta un po' violenta nell'apri-chiudi, un po' di on-off. Ho preferito usarla in standard, dove ho una risposta un pochino più gradevole. Questo è un po' il sunto. Devo dire che sta un po' nel mezzo la Hornet di tutta la compagine qui che abbiamo. Nel complesso sicuramente una delle moto che può stare nei piani alti, diciamo, della nostra classifica. La piccolina del gruppo, quella con il motore di minor cilindrata e con il progetto un po' più datato, anche se si è aggiornato proprio nel 2023 con l'arrivo della strumentazione TFT e soprattutto del controllo di trazione. La Kawasaki ZS50 però continua a piacere e parecchio al pubblico italiano, al punto che nei primi 4 mesi del 2023 la Zetina si è installata al 24° posto nella classifica assoluta, seconda Kawasaki più venduta dopo la Z900. Il suo motore è, per così dire, tradizionale, non ha la fasatura a 270 gradi come tutti gli altri bicilindrici del confronto ed eroga 67 cavalli con 64 Nm di coppia. Semplice ma ben dotata, perché Kawasaki è sempre molto attenta alla sostanza. Per esempio la Z650 è l'unica del lotto ad offrire anche la leva della frizione regolabile nella distanza e ha anche il leveraggio progressivo per il monoammortizzatore. Le sue quote sono super compatte. La sella, la più bassa di tutte le moto in comparativa, con soli 790 mm da terra, il pneumatico posteriore da 160/60 come per Honda Hornet e l'interasse di 1410 mm, è a ridosso dei più corti. Il peso dichiarato è di 188 kg in ordine di marcia. Prezzo? Molto interessante, perché la Z650 è la moto più economica del nostro confronto, costa 7.590 euro. La moto della nostra comparativa costa 7.590 euro, perché è quella di serie proprio come la trovate dal concessionario. In realtà erano quasi in dubbio se partecipare alla comparativa, perché ovviamente è la più piccola di cilindrata, quella che costa meno. In realtà la Kawasaki ha delle carte da giocarsi. Innanzitutto la sella è la più comoda di tutte, la posizione di guida è un po' vecchiotta, pedane avanti, manubrio stretto, da quel punto di vista lì la moto è un po' più, andrebbe rivista, ecco, un attimino. Però il motore, devo dire, a sorpresa non si difende molto bene a livello di coppia, di erogazione, ha anche una buona gestione, un pochino di on-off, ovviamente l'acceleratore a cavo, quindi non si può fare la perfezione, però ha una buona spinta ai bassi, quindi una calibrazione centrata anche dei rapporti. Però quando tu gli tiri le marce, per esempio a differenza di Yamaha che si sgonfia un po', qui di
carattere ne viene fuori. È quello con la fasatura 180, il motore, il rumore è quello dei vecchi bicilindrici, peccato manchi il quick shifter anche come optional, e quindi qua secondo me è una cosa che Kawasaki dovrebbe mettere su questa moto. E a livello di ciclistica resta morbida, molto semplice, niente di eclatante, ma lavora in modo ben bilanciato tra anteriore e posteriore, e quindi anche quando cominci ad andare un po' più veloce la moto non va in crisi, resta si muove ma non è mai scordinata. Buoni freni, buono freno posteriore, tutto sommato devo dire un pacchetto che alla cifra a cui viene offerta, soprattutto per quanto è compatta la moto, quindi che va bene per le ragazze magari o per quelli piccoli di statura, riesce ancora oggi, nonostante un po' gli anni del progetto, a essere un buon pacchetto, perché comunque la cifra è molto competitiva. Certo, cambiamogli un pochino la posizione di guida, allarghiamogli un po' il manubrio, dagli un po' di attitudine un pochino più sportiva, e secondo me la Z650 potrebbe fare ancora un po' di anni di onorata carriera. Un gradito ritorno. 790 è stata la prima cilindrata che ha segnato l'arrivo del nuovo corso della famiglia Duke, quello caratterizzato dal motore LC8C, il bicilindrico in linea con fasatura a 270 gradi. Con questa moto KTM aveva spinto molto a livello di elettronica, portando in questo segmento una dotazione che ai tempi non era assolutamente usuale. Oggi la 790 Duke torna sul mercato a un prezzo molto più competitivo, con un motore a 95 cavalli pronto per essere depotenziato a 2, ma con la stessa ricca dotazione di un tempo. Il suo bicilindrico non è solo il più potente di tutti, ma è anche quello più ricco di coppia, con ben 87 Nm. Del resto è anche quella di maggiore cilindrata, con i suoi 799 cm3. Come la Suzuki, la KTM 790 Duke è una delle moto più generosamente dimensionate del segmento. L'abitabilità è molta, la sella, in perfetto KTM style, la più alta con i suoi 825 mm, anche perché questa moto ha le sospensioni con l'escursione più generosa di tutte, 140 e 150 mm. Anche l'interasse è il più abbondante, 1475 mm. Come da tradizione, la dotazione è molto ricca, perché la 790 Duke è l'unica ad offrire piattaforma inerziale e ABS cornering, oltre al controllo di trazione e all'acceleratore elettronico multimappa ampiamente personalizzabile. Sulla moto in prova c'è addirittura il cruise control, ma attenzione che non tutto è di serie. Molte cose, cambio elettronico compreso, sono a pagamento. Il peso, KTM dichiara 174 kg a secco. Ecco perché dagli 8.990 euro della versione nuda e cruda della 790 Duke si passa ai 10.167 euro della moto presente nella nostra comparativa. Intanto la moto la conosciamo già, è un gradito ritorno, molti l'aspettavano, anche perché adesso il prezzo è più competitivo. Moto che all'interno di questo gruppo si fa valere a livello di potenza coppia erogazione, il motore nettamente superiore a tutti, sia per come eroga la coppia, sia per come gestisce il gas, sia per come spinge agli altri. Veramente sportivo, quasi, scusatemi il termine, non fraintendetemi, quasi troppo per quello che è il segmento. Quindi moto veramente centrata dal punto di vista del motore, con un cambio fantastico, il quick shifter è una schioppettata e quindi da questo punto di vista qui imbattibile. Controlli elettronici di buon livello, mappature ottime, ce ne sono anche abbastanza differenziate, anche se io preferisco sempre guidare con la mappatura standard, non andare in sport o in track dove c'è la risposta di gas è troppo violenta, a me non fa impazzire. Un po' complesso invece, lì andrebbe un po' semplificato il menu per cambiare le mappature da una all'altra, devi entrare in 2 menu, mentre stai guidando è meglio far tutto con un bottone come fanno altre qui della nostra comparativa. Quindi da questo punto di vista qua motore nettamente superiore a tutti. Ciclistica particolare, è alta, è largo il manubrio, sei seduto molto in alto, questa cosa qui la rende magari poco, come dire, usabile da chi non è altissimo di statura, perché tocchi veramente un po' sulle punte, è un po' l'impostazione un po' da motard che piace tanto a KTM, molto snella nella zona di passaggio delle gambe, trovo abbastanza bilanciata ma non bilanciatissima, nel senso che la forcella rimane un po' sostenuta, la moto resta un pochino alta sul davanti, dietro qualche pompata dal mono invece arriva. Da rivedere a settembre assolutamente l'impianto frenante, sicuramente il meno efficace di quelli che sono qui presenti in comparativa, sia all'anteriore sia al posteriore. Il bite è pochissimo, bisogna tirare forte per far rallentare la moto, e anche il posteriore meglio dell'anteriore,
però non mi è piaciuto tantissimo. Da quel punto di vista lì è vero, basta cambiare delle pastiglie dei freni, prendere qualcosa di più aggressivo, però noi stiamo parlando di moto di serie, c'è sicuramente un punto debole della KTM, sicuramente sarà una delle protagoniste, ma ci sono alcune che possono anche insidiarla, quindi da questo punto di vista qua KTM 790 Duke è sicuramente un buon ritorno da parte di KTM. Ultima arrivata nel segmento, ma con tanta voglia di fare a spallate e mettersi in mostra, la Suzuki GSX 8S mette in mostra una dotazione di tutto rispetto, a circondare il nuovo compattissimo motore bicilindrico in linea da 776 cm3 con fasatura 270 gradi. Potenza 86 cavalli, coppia una delle migliori, 78 Nm. L'acceleratore è elettronico con 3 mappature motore e il controllo di trazione che può essere anche disinserito. È una moto un po' più matura come dimensioni e abitabilità. Il bello comunque è che Suzuki è riuscita a contenere l'altezza della sella a 810 mm. Il suo interasse è uno dei più lunghi, ben 1465 mm, ma non è il più lungo in assoluto. Sospensioni in linea con le migliori del lotto e di buono c'è anche il leveraggio progressivo. La dotazione è molto completa e il bello è che tutto è di serie. Acceleratore elettronico multimappa, controllo di trazione disinseribile e cambio elettronico fanno parte del corredo che la GSX 8S può offrire appena uscita dal concessionario, senza alcun sovrapprezzo. Una delle più mature e anche la più pesante con 202 kg in ordine di marcia, questo il peso dichiarato. La nostra bilancia conferma il dato di 201,8 kg rilevati con il pieno di benzina. Prezzo 8.990 euro, uno dei più alti, ma è senza sorpresa perché sulla Suzuki GSX 8S è tutto di serie, come dicono quelli bravi in un listino senza sorprese. In una parola, bilanciamento. Mi è piaciuto tutto di questa moto, devo dire, anzi diciamo quasi tutto. Posizione di guida, triangolo ergonomico, bello quello che si vede sotto gli occhi, sospensioni, assetto, è la più pesante di tutte, ma quella che diciamo non ti fa sentire il peso in più, molto ben piantata sulle sospensioni, e devo dire che con le Michelin ha avuto uno step ulteriore di guidabilità, quindi molto molto bene. Freni perfettamente centrati tra anteriore e posteriore, quindi un progetto, devo dire, che Suzuki ha azzeccato. Due cose, se vogliamo proprio dire: il motore piace ai bassi, l'ho già detto in occasione della presentazione stampa, insomma ha talmente un motore bello sotto e talmente una ciclistica raffinata e efficace che poi tu vorresti anche il pezzo dopo, cioè quello che arriva dopo i 7000 giri, che qui invece un po' si spegne, mentre altre contendenti alla comparativa in quella zona lì riescono a fare un po' la differenza rispetto a lei, quindi tu arrivi lì, devi cambiare marcia, la usi un po' sempre ai bassi, sempre di coppia, quando cominci ad allungare il passo vorresti quel pezzo dopo, che invece qui un po' non arriva. Questo è uno dei suoi punti deboli rispetto alle concorrenti, perché vorresti veramente qualcosa in più che invece non arriva. Il cambio buono in salita, devo dire molto buono in salita, non così efficace a livello di quick shifter in discesa. L'avevo un po' notato anche durante la presentazione stampa, lo ribadisco qui con un altro esemplare che abbiamo in prova, un pochino di contrasto, diciamo che lo sforzo che si fa per scalare la marcia è un po' superiore a quello che ti aspetteresti con un altro cambio con il quick shifter, però il progetto è veramente bilanciato, la moto funziona veramente molto bene, ben assettata sulle sospensioni, ben frenata, bella ergonomia, bella zona di calzata, insomma Suzuki secondo me ha centrato veramente il progetto, e qui è una anche a sentire un po' i presenti delle protagoniste. La Trident è l'unica moto del confronto a montare un motore non bicilindrico, in particolare il triple da 660 cm3. Una scelta che piace perché anche la Trident è entrata nella top 30 dei primi 4 mesi del 2023, 28° posto con 423 unità immatricolate.
Questo motore se la vuole giocare dal punto di vista della potenza con i suoi 81 cavalli con una coppia di 64 Nm. Lei la riconosci subito perché è diversa da tutte le altre. Mentre tutti hanno fatto letteralmente la punta al design delle loro moto scegliendo linee molto aguzze, la Trident va in controtendenza con linee decisamente più classiche. Faro tondo, serbatoio a gobba di bisonte. Ma il classico è solo nel look perché la Trident vanta una tecnologia di alto livello. Acceleratore elettronico multimappa e controllo di trazione sono parte della dotazione di serie. Interasse compattissimo, appena 1 millimetro sopra quello da record della MT-07 e abitabilità buona anche per chi è alto, anche se la sella è molto in basso, 805 mm. Altre informazioni utili è quello con la forcella della minore escursione, 120 mm. Peso dichiarato 189 kg in ordine di marcia, alla nostra bilancia la Triumph Trident 660 fa segnare 194,5 kg con il pieno di benzina. Il prezzo concorrenziale perché la versione base costa 8.495 euro, anche se la moto della nostra prova è caricata di optional e arriva a 10.483 euro. Triumph Trident 660, secondo me è un pochino la sorpresa perché si presenta con queste sue linee belle pacciose, belle rotonde, quasi rassicuranti, poi quando invece la guidi nelle curve mette in mostra una ciclistica davvero a punto. È una posizione che a me non è dispiaciuta a livello di ergonomia, l'unica cosa che non mi è piaciuto tantissimo sono i contatti all'interno delle cosce dove c'è il serbatoio non benissimo raccordato con tutte le plastiche che ci sono sotto questa parte dove si va in contatto con le gambe, freni che funzionano bene, posteriore e anteriore ben bilanciati, il mono a volte un po' secco che rimanda un po' delle asperità, però nel complesso devo dire ottimo lavoro. Il 3 cilindri è pastosissimo, ovviamente qui sono tutti bicilindri che lui si fregia di avere un'erogazione sicuramente più rotonda, ma non priva di coppia perché comunque Triumph ha scelto giustamente di dargli dei rapporti abbastanza corti, quindi bello pronto sempre a rispondere. Le due mappature sono abbastanza differenziate tra di loro, la Ren è un po' più morbida ma comunque si guida sempre praticamente in road. Punto non bellissimo, direi 2, cambio che non è male ma il comando è un po' gommoso, non hai una bella risposta secca precisa quando vai ad agire sia in salita sia in scalata e un po' di calore che ti arriva alle gambe. Però detto questo, la strumentazione è un po' semplice però completa. Triumph a me quando c'è stato da guidare mi ha sorpreso e secondo me sarà anche una sorpresa in classifica perché può difendersi veramente bene. Yamaha MT-07, 16ª moto più venduta nei primi 4 mesi del 2023 con 704 unità immatricolate. La semplicità della MT-07 continua a piacere, una moto analogica, nuda e cruda, ma anche la moto che per anni ha dominato il segmento. Il suo punto forte è senza dubbio il cuore, il CP2 da 687 cm3 che equipaggia anche la Tracer 7 e Ténéré, qui fa la voce grossa, forte di 74 cavalli e di una coppia di 67 Nm. Valori che la piazzano al centro del segmento che vuole presidiare. Yamaha punta forte sul lato più giocoso della moto con un motore molto reattivo ai bassi, una compattezza dimensionale notevole e una sella tra le più basse del segmento, 805 mm da terra. Come detto, la MT-07 è una moto analogica, non sono previsti controlli elettronici e il gas è ancora di tipo meccanico. La concessione al digitale arriva dal nuovo schermo TFT connesso, mentre proprio da quest'anno è disponibile come accessorio il cambio elettronico. Yamaha vuole segnare il territorio anche per quanto riguarda il dato dichiarato del peso, è il più basso di tutte le moto presenti in comparativa, 184 kg in ordine di marcia. Prezzo? Salito un po' quest'anno ma sempre molto competitivo, siamo a 7.999 euro, il che la rende la moto più economica in comparativa dopo la Kawasaki. Ovviamente con l'arrivo delle nuove contendenti è una moto che si deve un po' difendere. Yamaha, come sappiamo, prosegue nella sua filosofia di offrire moto molto più semplici a livello di dotazione, non c'è nessun tipo di elettronica. A livello di erogazione il CP2 sappiamo è un bel motore, assolutamente centrato per il tipo di moto che è un po' la mascotte del gruppo, no? Tutta sta coppia sotto, una moto bella leggerina davanti, non ti viene voglia di impennare ogni volta che esce dalle curve. Detto questo, è anche quella più morbida a livello di sospensioni e quella che quando le strade sono un po' rotte, un po' bucate, tende un po' a rimbalzare, quindi una moto che sicuramente è di approccio molto facile,
che è un po' adatta a tutti, anche se la leva del freno nella posizione più vicina resta comunque più lontana di tutte, con un motore molto pronto sotto che agli alti un po' si spegne, però quello che da sotto diciamo compensa quello che non dagli alti. Il cambio non mi è piaciuto tantissimo, un po' contrastato sia in salita sia in scalata, non c'è il quick shifter, o meglio c'è come optional ma non sulla moto che avevamo qui in comparativa, quindi diciamo un po' la mascotte, no? Quella appunto con cui ti viene più voglia di giocare, ma quella con cui ti viene meno voglia di andare a guidare in modo sportivo, anche perché la triangolazione è un pochino più alta, il manubrio è un po' più rialzato, carichi un po' meno l'avantreno e quindi questo fa sì che la moto sia un po' meno efficace quando tu vai a spingere. Sul liscio anche lei un po' come la Hornet, nessun tipo di problema. Quando comincia a scomporsi un po' la strada, a essere un po' rotta come nelle zone qui dell'Oltrepo, del Piacentino, dove siamo venuti a fare le moto, allora lì si sono dei rimbalzi, si va un po' in difficoltà. A livello di motore dicevo buono, si deve un po' difendere, nel senso che è stata brava Yamaha a gestire l'on-off con un comando a cavo meccanico, ma rispetto ai ride-by-wire ovviamente c'è un pochino da soffrire rispetto di più, anche perché questa moto in prova aveva tanto gioco a livello di acceleratore, quindi è una moto che si gioca un po' con Kawasaki, un certo tipo di categoria, le altre sembrano quasi aver fatto un passo in più. Bentornati nello studio di Red, il nostro nuovo studio di Red, per raccontarvi com'è andata la comparativa delle Naked medie, la prima dell'anno, come aveva già detto Stefano. Occasione buona per fare il punto su un mercato in costante crescita, numeri importanti, ce lo dice proprio anche il primo quadrimestre dell'anno. E com'è andata? Partiamo subito con le prime sensazioni, Stefano. Ciao Marco, ciao a tutti. Intanto entri per modo di dire, perché ormai la dotazione è veramente diventata interessante. Volevo partire innanzitutto con un argomento fuori argomento, off topic come dicono quelli bravi. Un plauso alle gomme Michelin che ci hanno accompagnato in questa comparativa, perché le Power 5 non le conoscevo, non le avevo ancora provate, mi ricordavo Michelin con dei profili meno parlanti tra anteriore e posteriore. Abbiamo trovato delle gomme che sono piaciute a tutti unanimemente e che hanno veramente elevato il livello delle ciclistiche delle moto, che sono ottime ciclistiche, semplici ma buone, che se accompagnate delle gomme che fanno fare quello che sanno fare, ne guadagniamo. Quindi vuol dire quello che ho detto prima nel lancio, quello che ho detto nel momento in cui vi ho presentato le gomme: non risparmiate sulle gomme, perché oltre a salvarvi la pelle in situazioni critiche, sono anche diciamo, l'unico contatto che abbiamo e vi fanno migliorare il feeling e il piacere di guida. Tra l'altro, tornando a casa dal giro di più di 300 km, quindi ne abbiamo guidate per parecchio su strade di ogni tipo, abbiamo beccato anche l'acqua, che non ci facciamo mai mancare niente, perché provare col sole sono capaci tutti, noi un po' di pioggia non ce la siamo fatte mancare. Bello l'anteriore, bello il posteriore, bello sull'asciutto, bello sul bagnato, devo dire ottimo prodotto. Chiuso l'argomento gomme, possiamo entrare nel vivo della comparativa. Sì, confermo che sono piaciute proprio tutte. Allora, interessante. Confermi, perché c'eri anche tu. Sì, no, ma ce la siamo proprio gustate. Ti dico, avere subito quella sensazione, già dai primi metri, anche se siamo stati fermi un po' di tempo, con l'ottimo grip sull'anteriore, che dà feeling, che dà fiducia, è veramente cosa importante, soprattutto quando pensi al giretto della domenica, ti fermi a bere un caffè e devi ripartire, insomma, tutte le condizioni non che siamo neanche andati pianissimo in certi posti. Non siamo andati pianissimo, insomma, nel rispetto del codice, ovviamente. Ovviamente sì. Entriamo nel vivo della comparativa. Tematiche, questa volta abbiamo deciso di raccontarvele divise per macro aree. Parliamo del motore, poi parliamo dell'ergonomia e del comfort ed infine della ciclistica, e abbiamo notato che ogni area sostanzialmente ha avuto un vincitore, ma ancora una volta con margine ridottissimo, perché come dicevi tu si sono avvicinate moltissimo. Partiamo dal motore, vado subito con la prima considerazione. Stefano. Volevo fare una piccola escursione, partirei dalla fine dell'ordine alfabetico, quindi dalla MT-07. Moto che Yamaha lanciò tanti anni fa, lo sappiamo, dopo quel momento un po' buio del 2008, quando capì che il mondo stava cambiando, arrivarono i motori CP2, CP3, sposò una filosofia costruttiva un po' diversa, di motore con tanta coppia sotto più che a lungo gli alti e così via. Quello che si vedeva un po' nella nostra comparativa è che anche sui nuovi prodotti un po' dalla Yamaha hanno preso. Penso ai motori tanto pronti sotto con tanta coppia, una volta erano tutti motori che giravano in alto, adesso tutte queste Naked hanno motori super pronti. Penso a davantreni un po' svelti, un po' leggeri, quindi ognuno ha preso un po'. Certo è che il tempo passa, la MT-07 per quanto aggiornata
è rimasta un po' la moto che era e quindi adesso si deve un po' difendere, però non entriamo nel merito perché vediamo poi cosa succede. Allora, parliamo Motore. del motore. Allora, tematica motore, anche perché ovviamente avevamo un range di potenze piuttosto ampio, dalle piccole Kawasaki e Yamaha fino alla potenza massima espressa da KTM. Che è qua dietro, non a caso. Che tra l'altro è qua dietro, una scelta proprio voluta anche per farvi capire che in quest'area è stata lei ad avere la meglio, con una percentuale, un punteggio massimo, anche se molto chiaro, di 866 punti contro gli 805 di Honda e gli 804 di Suzuki, e poi in il Triumph a 801 perché anche il piccolo 3 cilindri si è rivelato un ottimo mezzo, e poi 712 Kawasaki e ultimo 707. Giustamente la segnalazione che hai fatto tu, Stefano, è quella dovuta al fatto che il progetto comunque inizia ad avere qualche anno. Motore KTM, quello che ha entusiasmato tutti. Per se avessimo l'erogazione. votato solo per potenza, erogazione e visceralità della moto, KTM avrebbe vinto a mani basse. Faccio un rapido escurso su tutti i motori. KTM è quella che esprime al meglio tutto il suo potenziale, 95 cavalli, il limite per la patente A2 per poi poterle depotenziare. Ricordiamo che tutte queste moto possono essere depotenziate per patente A2, ma soprattutto tanta coppia, motore sempre pronto, elettronica, cioè gestione del gas super precisa, quindi da questo punto di vista qua diciamo che è il top, il riferimento. Cambio bellissimo, da Honda un zicchettino in più, infatti nei voti ha preso mi sembra un punto 2 in più, perché Honda, passando da KTM a Honda, ha replicato un po', come dicevo anche nel commento su strada, diciamo un po' in piccolo quello che fa KTM col 790. È un motore un pochino più piccolo di cilindrata, ma presenta i bassi, sufficientemente presente ai bassi, diciamo, con dei belli medi, pochi buchi, bel allungo, carattere in alto, quindi c'ha tutto quello che serve per potersi divertire. Il cambio molto bello, quello di Honda, le mappature sì, gestione del gas nì, nel senso che un po' tutti, soprattutto tornando col bagnato, mappa rain, la mappa rain effettivamente è una mappa gestibile, ma l'on-off, cioè il pick-up, quello che i tecnici, i piloti chiamano il pick-up, quindi quando da gas tutto chiuso vado a riprendere in mano il gas, la prima apertura sostanzialmente è un po' sporco, e in questo caso Honda mi ha un po' stupito perché, per dire, ci sono moto con comando a cavo che sono riuscite a fare meglio di lei. Triumph molto valido, motore validissimo, molto morbido, fluido, gestione del gas quasi pari a KTM, quindi super top. Suzuki motore valido, sicuramente tanto sotto, anche lì dicevo un po' preso da Yamaha per questa cosa qua, tanti bassi, tanti medi, si sgonfia un po' in alto, però gestione del gas buona, non perfettissima in mappa, qualche sporchino, però devo dire ci è piaciuto globalmente. Faccio una considerazione che è figlia di quello che siamo detti nel test che abbiamo fatto, e dicevi Suzuki, per come è stata concepita, meriterebbe addirittura un motore con prestazioni superiori. Assolutamente quindi sì. Tanto base di partenza buona, progetto nato con le carte giuste. Se i tecnici Suzuki, ma si può che non si può avere tutto, fossero riusciti a dargli l'ultimo guizzo dai 7 ai 10.000, questo motore qua spaccava. Cambio mi è piaciuto in salita, non così tanto in discesa, cioè tutti più o meno non hanno fatto, perché è molto contrastato. Lascio per ultime Kawasaki e Yamaha perché di fatto qui stavamo quasi assistendo a un campionato nel campionato. Da una parte l'evoluzione, la tecnologia, ride by wire, controlli elettronici, delle nuove arrivate, dall'altra un po' la tradizione, comando a cavo, moto più pure, con meno elettronica, Yamaha non ha nemmeno controllo di trazione, quindi sono due quasi partite a parte, però due motori molto buoni. Mi è piaciuto Kawasaki, ci è piaciuto Kawasaki, che ringrazio di aver partecipato perché erano in dubbio, perché la moto era più piccola di cilindrata, quella meno potente, però pesa poco e con la astuzia di usare rapporti un po' più corti, la coppia a terra c'è, e quindi il bicilindrico di Kawasaki, nonostante sia quello sulla carta meno potente, meno accreditato, alla fine risulta bello brillante e oltretutto in alto allunga, anche bello convinto, cosa che l'MT-07, che conosciamo CP2 come un piccolo gioiellino a livello di erogazione eccetera eccetera, ce l'ha ancora, è fatto ancora così, funziona ancora bene, però in alto si sgonfia un pochino, e gestione del gas, del cavo, forse un filino a vantaggio di Kawasaki. Bene, quindi ribadiamo la classifica per quello che riguarda il tema del motore. Al primo posto KTM con 866 punti, Honda 805 punti, Suzuki 804, Triumph 801, quindi veramente classifica cortissima, e un pochino più lontani, ma giustamente come aveva detto anche Stefano adesso, Kawasaki 712 e Yamaha 707.
Di nuovo in studio, cambio di protagonista, si parla di ergonomia e comfort, in questo caso legato al nostro confronto. Chiaramente sono moto trasversali a 360 gradi che non rifiutano anche un viaggio, perché ovviamente la cilindrata lo permette, ovviamente avendo pochissima protezione all'aria. Questo Quasi è un niente, tema, esatto, diciamo. questo è un tema che è stato affrontato e approfondito durante la nostra prova. Sì, tra l'altro colgo l'occasione per sottolineare come questa volta siamo stati particolarmente democratici nei tester, ovvero 3 tester, io, te ed Edoardo, che facciamo questo lavoro di professione, più 3 utenti normali di queste moto, di cui 2 anche possessori di moto simili, hanno votato con diverse altezze, perché eravamo sotto l'1,70 fino a sopra l'1,80, quindi l'ergonomia è stata, diciamo, valutata in modo complessivo. Tutte le moto sono state valutate in modo complessivo, ma utile per capire l'ergonomia. Abbiamo messo la Honda non a caso, perché è una di quelle che è piaciuta di più a livello appunto di ergonomia. Io Mi viene da dire ancora una volta Honda c'entra quell'alchimia che ha solo lei della triangolazione sella, manubrio, pedane, che ti fa sentire subito a casa. Sì, sì, io ho notato solo che la parte dei paratacchi è un po' larghina e mi fa un po' chiudere, però la zona della calzata, la triangolazione sella, pedale, manubrio, dove vai a mettere le mani, come tocchi le leve, è tutto molto molto bello. Consiglio a Honda di cambiare il manubrio, mettere un manubrio un pochino più carino, perché in effetti quello che c'è sotto gli occhi è un pochino smilzo rispetto a quanto offrono le concorrenti. Honda che ci è piaciuta per tante cose. Comunque a livello ergonomico, anche trasmissione del calore, devo dire, tutte hanno fatto bene, non era una giornata super calda, un pochino più di calore a livello di Triumph, però generalmente non sono moto caldissime, ecco, quindi... Sì, stavo leggendo nel dettaglio l'analisi che abbiamo fatto con i vari punteggi ed emerge sostanzialmente che sono le 2 giapponesi, in questo caso Suzuki e Honda, ad avere la meglio su tutte le voci. Anche proprio una questione forse di proporzione anche rispetto a Yamaha e Kawasaki, che iniziano ad essere un po' piccoline, sì, esatto, sottodimensionate. Esatto. Andando un po' in rapida successione. Trident anche un pochino piccolina forse. Trident un pochino piccolina, però Honda perfetta, ci è piaciuta tantissimo. Kawasaki è forse l'unica cosa che cambierà di quella moto lì. La posizione di guida è veramente un po' anacronistica, un po' fuori luogo, tra virgolette. Pedane avanti, molto alte, molto rannicchiato, manubrio molto stretto, molto più stretto di tutti gli altri. Cambiategli la posizione di guida e con quel motore, con quelle sospensioni, la moto può essere ancora molto valida. KTM divisiva, particolare, sei su, sei alto, la moto è grossa, sembra molto più grossa degli altri, infatti è quella con l'interasse più lungo. Poi grossa, tra l'altro, davanti la percezione e poi snellissima zona dei piedi. Nella zona della vita dove tu vai dove devi stringere la moto, quasi ti sparisce. Sei molto su, prendi parecchia aria, è quasi una posizione da motard, quindi c'è chi piace, che magari apprezza il mondo motard, quindi stacca tutto, comincia a fare un po' pista in giro, sciocco, diciamo così. Non so perché la prendevo io, era sempre con ABS in supermoto, cioè sempre tutto scollegato. Non so, quando me la passavano c'era sempre così, vabbè, non dico chi la guidava prima di me, quindi particolare. Ma KTM è così, lo sappiamo, gli piacciono le moto, anche la Super Duke 1290 è così, alta, un po' diversa dalle altre. Suzuki bellissima, a me è piaciuta molto, mi sembra, capisci che è una moto un po' più lunga delle altre, è abitabile, la sella è giusta. Kawasaki schiumato super top, a fare gli schiumati Kawasaki per la seduta si intende. Sì, lo schiumato della sella. Suzuki, stavo dicendo, molto molto buona. Posso fare una considerazione su Suzuki, Stefano? Cioè, quello che abbiamo visto quest'anno, 2023, delle novità di Suzuki sono 2 novità molto interessanti, sia riferite all'8S sia la V-Strom 800. Sono 2 modi nuovi, dopo tanto tempo, se vuoi, di stasi, di riflessioni, forse anche di capire qual è la direzione da prendere. Sono contento che siano tornati, perché c'era bisogno di Suzuki un po' nelle zone alte delle classifiche. Chiuderei Triumph, sì, un po' piccolina, però a me l'ergonomia non è dispiaciuta, non mi è piaciuto la parte del serbatoio, tutta che tocchi un po', non è ben omogenea. Yamaha, la posizione non è malissimo, però rispecchia quello che è la filosofia Yamaha, cioè l'MT. Molto scarica davanti, manubrio alto, quindi quando devi andare a fare le impennate o guidare rilassato in circonvallazione, perfetto. Quando cominci a spingere, una posizione così non è quella ottimale. Perché non ti riesci a portare dentro la curva, non riesci a caricare bene, cioè, però se è bella, generalmente anche più o meno tutto quello che vedi sotto il manubrio così fatto bene, quindi Yamaha non male. Bene.
Chiudo, anche in questo caso vi facciamo vedere in sovraimpressione la grafica, noterete una equa ripartizione, mi viene da dire, delle voci verdi che sono quelle principali sia di Suzuki sia di Honda, quindi un grande lavoro. Sembra quasi che abbiano ragionato più o meno insieme i due costruttori per uscire negli stessi tempi, quindi a dimostrazione che questa forse è la direzione da seguire. Classifica su ergonomia e comfort, primo posto per Suzuki con 1554 voti, poi Honda 1534 e al terzo posto Triumph 1477. Eccoci di nuovo in studio, terzo argomento per definire quello che sarà la classifica finale, il tema ciclistica. Mi ricollego un attimo all'ergonomia, perché Triumph era quella con veramente poco angolo di sterzata, quindi per fare le inversioni era problematica. Comunque, giusto perché ci eravamo dimenticati questo particolare. Quali sono le voci che abbiamo inserito per l'analisi della ciclistica? Perché è forse uno dei temi più caldi, perché moto che magari non hanno grandi prestazioni compensano con ciclistiche agili, semplici, intuitive, che anche questa era una delle, delle dinamiche che noi abbiamo tenuto in considerazione nel nostro confronto. Abbiamo tenuto ovviamente in grande considerazione la frenata, il comportamento sul misto stretto, misto veloce, la stabilità e quel feeling di guida fondamentale che si deve in qualche modo innescare il prima possibile con l'utente, poi mono e forcella. Sensazioni in generale, rapidissima. Abbiamo qua dietro la Suzuki, potete capire il perché gran lavoro, brava Suzuki. Allora, come mi è capitato di dire durante la presentazione stampa, dove ti fai un po' la bocca, però poi non è che la guidi sulle tue strade, insomma, eravamo in Francia, strade fantastiche, quindi lì andava bene anche il carrello della spesa, tanto per dire. Quindi ho voluto fare un po' la tara, però devo dire Suzuki ottimo lavoro, esprime qualità, una ciclistica che intanto la moto è abitabile, è insieme a KTM la più lunga di interasse. Il peso è il più alto di tutti, perché supera i 200 kg, l'unica moto del nostro confronto che pesa più di 200 kg, quella che pesa meno è la Yamaha, secondo quello che abbiamo rilevato, poi sono tutte lì 180, 190, ma lei pesa più di 200 kg, non lo senti, però sali a bordo, l'ergonomia è bella, ci è piaciuta, Forcella lavora benissimo, mono un po' secco, diciamo che l'assetto generalmente è sostenuto, quindi più sportivo che confortevole, però senti in mano l'avantreno, ti fidi, vai forte, frena bene, freno posteriore molto bene, fa tutto, amalgama perfettamente tutto quello che deve fare una bella ciclistica e questo ti fa sì che si possa andare forte. Talmente bella la ciclistica, come dicevamo, che quasi il motore ne esce un filino, dici ma cavolo dammene un po' di più, perché questa ciclistica secondo me può reggere più cavalli di quelli. Un bel millone. No, magari 1000 no, però da 86 cavalli a un centello, che è la misura potrebbe perfetta. reggere. Allora io faccio un piccolo excursus su quelle che sono alcune cose che sono emerse nel bene e nel male. Una su tutti che ha stupito, fra virgolette negativamente, è la frenata di KTM. Sì, KTM lì ha rimandato a settembre proprio, ha preso punti molto bassi, è la moto che va più forte. Esatto, quella che, sì, la moto che vada più forte, è quella che ti fa giocare di più, che ti porta a, come dicevi tu prima, a impennare, derapatina, uscita un pochino scomposta, spinge. È a motore eppure quando, allora il posteriore lo faccio passare, freno posteriore ok, l'anteriore no, ragazzi, cioè non ha bite. Non è che non frena, devi tirare veramente forte. Quando scendi dalle altre e sali sulla KTM ti accorgi che la prima frenata dici cavolo, qua devo tirare forte, quindi lì c'è un po' da lavorare, insomma, ecco, questa cosa qua è uno dei punti. Invece gli impianti frenanti di Honda molto buono, Triumph molto buono, Yamaha molto aggressivo, con la leva che rimane tanto lontana, vero. Freno posteriore non mi è dispiaciuto, ma il davanti, insomma, chi ha la mano piccolina fa un po' fatica, quindi generalmente gli ottimi impianti frenanti, KTM qui è il vero punto debole. Allora, segnalazione diciamo di valore massimo raggiunto da alcune voci di alcune moto, misto stretto di Honda, piaciuta alla grande. Top. Honda ha una ciclistica iperagile, al 160 posteriore, la fa essere sveltissima a cambiare direzione, è la più svelta di tutti insieme a KTM che le sta subito addosso, con la differenza che Honda l'abbiamo trovata tutti un po' scarichina davanti. Quando entri in curva lei è molto rapida, ma non hai tutto questo appoggio che tutte le altre ti riescono ad offrire. Questo fa sì che tester esperto l'apprezza, tester meno esperto si sente un po' meno sicuro. Ecco, tutto lì. Forse magari aiutandosi un po' col mono che secondo carica me leggermente. andrebbe un pochino più caricata, ma le sospensioni di Honda sono un pochino soffici. La forcella quando freni affonda molto, il posteriore muove, cosa che Suzuki invece a una spada non succede, e anche Triumph molto bene, la forcella molto solida. KTM forcella un po' altina, davanti tende sempre un po' a rimanere un po' duretta, infatti
tende un po' che a sottosterzare, lo devi un po' portare dentro in curva, il mono muove un po'. Yamaha finché è liscio, e Kawasaki anche finché è liscio va bene, quando comincia a perdere le buche perde un po' tutto il controllo, quindi va bene per andare a farsi la passeggiata a ritmo medio, alto, non altissimo, perché poi dopo perde veramente un po' la misura, le sospensioni non vanno un po' dietro. Meglio la forcella che il mono comunque di Yamaha, perché il mono tende a essere sfrenato e a muoversi un po'. Kawasaki molto morbida in generale, ma equilibrata. Ti segnalo un misto veloce KTM, indubbiamente apprezzata da tutti nonostante le segnalazioni che hai fatto tu, e questo avantreno granitico di Triumph che permetteva di fare Madonna, quegli degli ingressi stupendi. straordinari, vero? La Triumph la devi guidare di fisico. Ma perché è così? Perché Triumph ama fare delle moto così. Se poi provate la Street Triple è la stessa cosa, non fa moto super agili, fa moto molto presenti di avantreno, che però quando entri in curva sta lì e ti dà una sicurezza pazzesca. È una scelta filosofica, e poi 3 cilindri, ha il motore più largo, quindi la moto la devi lavorare un po' di più, ma quando entri in curva è quella che chiudeva meglio di tutti. KTM, avevo detto prima, divisiva sulla posizione di guida, divisiva anche sulla ciclistica, perché chi la ama la follia, chi invece si trova poco bene, e quindi come ready to race. Quindi classifica per il tema ciclistica: al primo posto Suzuki, che vedete ovviamente alle nostre spalle, 1438 punti. Seconda, a conferma delle sensazioni che abbiamo vissuto durante la guida, abbiamo Triumph con 1398 punti, e al terzo posto Honda con 1376 punti. Siamo arrivati alle conclusioni del nostro primo confronto del 2023, abbiamo analizzato insieme motore, ergonomia, comfort e ciclistica. Abbiamo parlato della guida, di come si usano le moto. Noi, come sapete, all'interno delle nostre comparative teniamo conto di tutto, quindi prezzo di partenza, prezzo delle moto in prova, perché qualcuno ce l'ha date un po' più accessoriate di altre, quindi su quello ci siamo basati ad assegnare i punteggi sul prezzo. Consumi, che devo dire eccellenti per tutte le moto. La moto che incredibilmente consuma di meno è la KTM, che è quella che va di più. Si vede che il motore più efficiente o più potente lo sfrutti un po' di meno. Comunque la moto che consuma di più alle nostre spalle è la Suzuki, ma siamo sui 18,5. Scendendo dalla collina col bagnato, col gas chiuso, andando un po' a spasso, abbiamo fatto quasi 24 con 1 litro, quindi voglio dire consumi molto buoni. E poi dotazione, perché qui c'è una grande disparità di dotazione. Tengo a sottolineare che nelle nostre tabelle abbiamo tenuto conto delle dotazioni elettroniche, ma ci sono alcune moto tipo Kawasaki, tipo Yamaha, che non hanno controlli, che non hanno dotazione elettronica, mappature così. Quindi nel punteggio totale, per non penalizzare troppo chi non l'aveva, non abbiamo tenuto conto di questo. Le abbiamo valutate, c'è una riga apposita, però non fanno somma, perché altrimenti era un po' difficile, no? Non puoi, uno non ce l'ha. Sarebbero mancati un sacco di punti all'appello, e la differenza per onestà, esatto. Per correttezza abbiamo detto questi qua li valutiamo, quindi controlli elettronici, ve lo dico già, KTM vince a ma di masse, però tutti i controlli elettronici di mediamente molto orientati alla sicurezza, parecchi traction control che quando si innescavano tendevano a rimanere molto accesi, Honda, Suzuki, KTM lì fa un altro sport. I controlli fa proprio sport. Over the top, fa proprio sport. Anche Triumph è uguale, cioè vero, che tende sempre attacca presto e poi sta lì, non ti ridà. Diamo con le conclusioni. Diamo con le conclusioni, sì. Yamaha non aveva il controllo, quindi non c'è nessun problema, gas e basta. Esattamente, di meglio non si può fare. Chiaramente vince Suzuki, possiamo dirlo? Possiamo dire che vince Suzuki, e io sono contento perché Suzuki veramente mancava da un po' sul mercato prodotti sempre validi, però un po' adattati di progetto. Con questo nuovo progetto è riuscita a centrare, secondo noi, il giusto equilibrio. Come dicevo io nel lancio iniziale, non conta solo potenza, la coppia, la prestazione, la dotazione, noi mettiamo insieme il tutto. Come dicevo, 6 tester a guidarle, 3 esperti tester di professione, 3 uomini della strada, li chiamiamo così, che sono utenti normali. Anche loro hanno giudicato Suzuki alla fine la più amichevole, vogliamo dire, la più completa. Sì, la più completa, ma anche perché guardando poi ancora una volta la grafica che vedete in sovraimpressione, per 5 tester su 6 la Suzuki è stata la miglior moto. Esatto. Quindi a dimostrazione che è veramente una moto trasversale, sia per potenza, per ciclistica e tutto quanto. Soprattutto è una moto che mette tutti d'accordo. Esatto. Ci sali, sì, tutti sono d'accordo che vorrebbero un pochino più di motore in alto, ma nell'insieme è una moto che ti dà molta confidenza, fatta bene, che funziona bene, per questo prezzo soprattutto, perché è tutto compreso quello che c'è sulla Suzuki, 8.900 euro, c'è dentro tutto. 3.840 punti.
Al secondo posto, meritatissima, ma anche perché stiamo parlando di progetti recenti, freschissimi, troviamo Honda con 3.759 punti. Honda, metti a posto un po' il gas, che poi siamo super... E 2 sospensioncine un pochino più... E il manubrio, insomma 3 cose sono diventate, però ci sta, ma in generale anche in questo caso la moto è una moto adatta veramente a tutti. E i numeri di vendita stanno già dichiarando che la vendita è andata... Hornet vince proprio, sta vendendo veramente tanto, nonostante, lo sappiamo, è stata tanto criticata, ma alla fine il mercato ha sempre ragione. 3.759 punti. In terza posizione, un po' a sorpresa, ma forse neanche più di tanto, perché come al solito quando iniziamo a guidare, dopo la prima ora e mezza, 2 ore, iniziano ad esserci le prime considerazioni. Perché noi durante i nostri test cambiamo ogni circa 20 minuti, mezz'ora la moto, in modo siamo da in farla alta rotazione, altissima rotazione. Non fai tempo a abituarti, noi facciamo in modo che tu non faccia tempo a abituarti ai difetti della moto. Quindi ogni 20 minuti, mezz'ora, cambio, perché, e poi una volta andiamo in ordine alfabetico per non salire da una moto all'altra sempre in successione, perché sennò hai sempre le stesse sensazioni, no? Direi finale al photo finish per il terzo gradino del podio, era ovviamente in lizza, ma come c'era da aspettarselo, KTM e Triumph. La spunta Triumph con margine ridottissimo, 3.714 punti, quindi la sua è la medaglia di bronzo. Quarta KTM a 3.700 punti, stiamo parlando di 4 millesimi, insomma, sostanzialmente veramente photo finish. KTM proprio perché è divisiva, perché la moto non niente da dire assolutamente, è un po' più grande, quindi chi è più piccolo di statura magari fa un po' più fatica, quindi è proprio perché è viscerale, non vuole accontentare tutti, vuole essere una KTM, quindi questo ci sta. Perché se andiamo a vedere motore, prestazioni, elettronica... Il più bel giocattolo della comparativa, va proprio detto. Quinta posizione Kawasaki con 3.578 punti e a chiudere Yamaha con 3.547. In questo caso le due piccoline, passami il termine, sono molto vicine, sono un po' più lontane rispetto alla classifica delle prime 4 moto. Che però ci stanno, perché comunque piccoline di dimensioni, leggere, vanno bene per le ragazze, vanno bene per chi non è appunto troppo alto di statura, per chi cerca una cosa più semplice, quindi sono sul mercato, stanno andando ancora molto bene, hanno un senso. Certo, se tu ormai il segmento è questo, quindi diciamo che poi la differenza tra 6.900 euro, scusate, tra 7.900 euro e quasi 10.000 è un bel po', quindi cioè, hanno un po' meno dotazione, sono un po' più semplici, però la Kawasaki costa veramente poco e la Yamaha è lì a ridosso, quindi è anche una questione di prezzo. Conclusioni, ti aspettavi questo risultato? Sì, forse sì, visto quello che... Allora, per certe cose sì, per certe cose no, onestamente, perché Suzuki quando l'ho provata in Francia ho detto questa qui sarà un bell'osso per tutti. Triumph, come sempre le Triumph arrivano un po' sottotono e poi tac, Ricordiamo per esempio la comparativa delle enduro medie che abbiamo fatto in fuoristrada lo scorso autunno, come era andata a finire, che alla fine la Tiger 900 ha stracciato tutti, quindi insomma anche questo. Però KTM che fosse in alto sì, Honda me l'aspettavo, che fosse lì. Quindi diciamo che questi risultati sono attesi. Bene, questi sono i risultati della nostra prima comparativa del 2023, vuol dire che ce ne saranno altre, ancora più intense, più avventurose, più da viaggio, insomma abbiamo tanto fieno in cascina. Tanta carne al fuoco. Esattamente. Grazie Stefano Cordar, direttore di Red, grazie a tutti i nostri collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione di questa prima puntata dedicata ai confronti del 2023. Qualsiasi cosa, ovviamente... Aggiungo che ovviamente ci sarà chi non sarà assolutamente d'accordo con noi, ma questo è il nostro bello, noi ci esponiamo dando dei punteggi, votano tutti. Con una classifica che potete vedere anche voi, tra l'altro. Quindi siamo disposti a discuterne qua sotto nei commenti. Vi raccomando, non scriveteci perché non c'è questa, perché non c'è l'altra, non le naked sotto i 10.000 euro. Avremmo voluto aggiungere per esempio la CF Moto 800 NK, ci sarebbe stata la grande, ma non è ancora disponibile. Altre moto, magari di marca italiana, sono sopra i 10.000, quindi sono a troppa distanza da queste moto qua e le abbiamo messe in altre comparative peraltro, quindi discutiamone pure qua sotto, noi siamo sempre disposti a parlarne con voi e direi che poi chiudiamo qui, ci vediamo, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video.